Signore e signori, buonasera, buongiorno, bentornati in questo nuovissimo video di Rollercoin. Oggi vi volevo portare una breve e funzionale guida su come funziona e quali sono le meccaniche della mid-season. Dal momento che ci sono moltissimi dubbi, perplessità e confusione al riguardo, mi sembra opportuno fare chiarezza e spiegarvi bene come funziona. Prima di tutto però, come sempre, volevo ricordarvi che in descrizione trovate un link per iscrivervi a Rollercoin e ottenere 1000 satoshi di bonus, oltre a supportare enormemente il canale, e che inoltre troverete tutti i miei link e social, quindi Instagram, Discord, Twitch, qualsiasi cosa vi possa venire in mente. E come ultima e piccola avvertenza volevo dirvi che questo video non spiegherà come completare al meglio la mid-season, dal momento che quello è un video molto più complicato su cui ancora sto lavorando, ma che semplicemente vi spiegherò come funziona in modo che sappiate cosa state facendo e cosa comporteranno o vi faranno guadagnare le vostre azioni. Per prima cosa rispondiamo alla domanda più ovvia e base prima di procedere a qualche cosa un po' più avanzata, cioè che cos'è la mid-season? La mid-season è un mini evento che possiamo vedere qua in alto al centro nella schermata principale, che ha una durata di qualche giorno in cui, svolgendo delle azioni sul sito e guadagnando dei punti, otterremo varie ricompense, un po' come una sorta di un mini event pass, se volete vederlo in quel modo. Aprendo o cliccando sul banner corrispondente qua in alto ci verranno mostrate più informazioni nella mid-season corrente. C'è da precisare inoltre che le mid-season non sono sempre attive. Quando una finisce tende a esserci, se non inizia un'altra immediatamente, a esserci 1 o 2 giorni di pausa in cui queste sono assenti prima dell'inizio della successiva. Nella schermata che ci si apre, cioè questa qua che vediamo assieme della corrente mid-season, possiamo vedere tutte le informazioni riguardante questa, ovvero in alto c'è presente il nome, il tempo rimanente della mid-season in cui possiamo guadagnare punti per ottenere i reward di questa mid-season, e sulla destra il miner, al 99% è sempre un miner, più potente che potremmo ottenere, che è anche la ricompensa finale. Nel rettangolo centrale, sotto queste informazioni in alto, troviamo la nostra vera e propria progression bar della mid-season con tanto di moltiplicatore e prossimo reward che guadagneremo da essa. Cosa vuol dire questo? Che nel centro, questa parte qua che vi ho appena evidenziato, vedremo i nostri punti correnti e il quantitativo di punti necessari per completare il livello, diciamo così, e ottenere il reward che ci viene mostrato qua a destra. Mentre sulla sinistra, come ho detto, troviamo il moltiplicatore, cioè un moltiplicatore che viene applicato ai punti che otteniamo dalle nostre azioni o spese sul sito. Questo moltiplicatore, che può essere al massimo di solito 100, o comunque il valore massimo lo vedete qua in alto, e qua vedete il moltiplicatore che avete, oltre a qua sotto un timer in cui il moltiplicatore è attivo, si ottiene convertendo le cripto che avete o minato o depositato sul sito in RLT. Precisamente questo tasso di conversione, possiamo vedere da questa informativa qua in alto a sinistra, di solito tende a essere a 0.1 di moltiplicatore per ogni singolo RLT convertito o scambiato, diciamo così. In alcune mid-season però è bene notare, quelle di solito con moltissimi livelli e moltissimi reward, questo moltiplicatore aumenta di 0.2 per ogni RLT convertito. Quindi nel caso vogliate ottenere del moltiplicatore, date prima un'occhiata a quanto vi daranno per ogni RLT convertito. Però questo moltiplicatore, cosa molto importante da sapere prima di convertire le vostre cripto in RLT, è il fatto che non sia permanente. Anzi, dopo ogni conversione di cripto in RLT avrete un'ora di tempo in cui il moltiplicatore rimarrà attivo prima di essere perso. All'inizio questa potrebbe sembrare un'orribile notizia ed informazione, però c'è una piccola cosa da tenere a mente, che nel caso vogliate mantenere il vostro moltiplicatore per più di un'ora, basta che prima dello scadere del tempo convertiate anche solo un RLT usando le vostre cripto, perché questo vi venga resettato e ci sia un'ora aggiuntiva su cui il moltiplicatore precedente, aggiunto al nuovo moltiplicatore dalle cripto che avete appena convertito, rimarrà attivo. Quindi per non perderlo basta che prima dello scadere dell'ora convertiate anche solo un altro nuovo RLT e vi andrà a durare per un'altra ora. Ed ora che abbiamo capito come progredire nell'evento e come le ricompense e il moltiplicatore sono assegnate e calcolati, andiamo a rispondere alla domanda: come otteniamo questi punti che ci servono per progredire in questo mid-season event? La risposta è molto semplice e ci viene spiegata nel rettangolo finale di queste informazioni della mid-season.
season. Infatti i punti li otterremo attraverso le quests o missioni. Di base i modi per ottenere punti si dividono in due categorie, ovvero giocando ai minigiochi e spendendo RLT nel sito. Giocando ai videogiochi è il modo più semplice e banale per ottenere punti, specialmente per giocatori gratuiti, dal momento che, come leggiamo qua, aumentare di difficoltà in un livello ci assegnerà ogni volta che aumenteremo di difficoltà ben 500 punti. L'altro modo per ottenere punti invece, cioè spendere RLT, si divide in due sottocategorie, come ci viene mostrato qua, cioè spendere RLT eccetto nel marketplace, quindi in qualsiasi altro modo nel sito, oppure spenderli per l'appunto nel marketplace. In questo caso e di base spendere un RLT al di fuori del marketplace tende sempre a dare 1000 punti per RLT speso, mentre la voce o quantità di punti più variabile che cambia di volta in volta è la quantità di punti che otterremo spendendo RLT nel marketplace. Per questa season infatti otterremo ben 400 punti per ogni singolo RLT speso nel marketplace, ma in altre season arriva anche a essere 350 punti o 500, dipende di volta in volta, quindi come sempre andate a guardare, spendere i vostri RLT, quanti punti vi daranno. Ora questa differenza di punti ottenuti spendendo RLT è piuttosto sostanziosa. Infatti spendendo RLT al di fuori del marketplace otterremo ben 2 volte e mezzo di base i punti che otterremo spendendo lo stesso quantitativo di RLT nel marketplace. Però c'è un ottimo motivo per spiegare questo. Per capirlo pienamente e andare un po' più nel dettaglio bisognerà aspettare il video in cui vi spiegherò come la gente finisce la mid season e tutte le varie strategie per finirla al meglio. Però di base si può dire che spendere RLT nel marketplace è un ottimo modo per rigirarli, quindi non effettivamente spenderli, ma diciamo così lavarli, se vogliamo usare dei termini un po' particolari, magari comprando e rivendendo sempre lo stesso miner o comprando i miner che noi stessi mettiamo in vendita nel marketplace, e fare quindi un grandissimo giro di RLT senza perderne troppi, dal momento che le tasse sono solo del 5%. Quindi questa diciamo è un po' la spiegazione base del motivo per cui spendere RLT al di fuori del marketplace ci dà molti più punti e spenderli nel marketplace, perché nel marketplace ne potremo spendere molti di più consumandone effettivamente molti meno. Quindi per ciascuno di voi che è interessato a completare queste mid season o ottenere degli oggetti, miner, token aggiuntivi a tutti quelli che già ottenete dal sito, sapete che anche semplicemente giocando ai minigiochi nel sito e aumentando di difficoltà otterrete dei punti per completare la mid season, oppure anche semplicemente spendendo degli RLT in qualsiasi modo vogliate o dobbiate. E capito quindi cos'è la mid season e come si completa, non le strategie migliori ma solo il modo e la meccanica, il suo funzionamento, rimane rispondere alla domanda più importante di tutte, cioè come si possono vedere i reward della mid season e come sapere cosa ci aspetta nel caso andassimo a completarla. Allora, dal sito non c'è un vero e proprio modo per sapere tutti i reward della mid season e cosa ci aspetta, semplicemente dalle informazioni vediamo il reward successivo che raggiungeremo al completamento della progression bar corrente e il reward o miner finale che ci aspetta una volta finita tutta la mid season. Però da altre fonti, principalmente il Discord ufficiale di Rollercoin, da cui potete accedere da questo pulsante qua in basso, o da qualche altro collegamento nel sito, insomma un modo per entrarci lo trovate sicuramente e molto facilmente. Ripeto, premere questo pulsante qua è la cosa più semplice e veloce che vi permetterà di accedervi. All'avvio delle nuove mid season, dopo poco tempo la community tende a postare tutti i reward con i vari punti necessari e specifiche delle ricompense, quindi ad esempio potenza dei miner, bonus di percentuale che danno i miner eccetera eccetera, nella chat generale del Discord. Quindi entrandoci all'avvio di una nuova season dopo poco tempo potrete tranquillamente consultare e vedere tutti i reward di questa, gentilmente postati e raccolti da altri utenti della community, e decidere quanto vi interessa completare la season, o insomma farvi un'idea nel caso lo vogliate completare gratuitamente, fino a che punto riuscirete ad arrivare semplicemente giocando ai minigiochi. Perciò, per avere un'idea di cosa vi offre la mid season e cosa c'è all'interno, il Discord di Rollercoin è il posto dove guardare. Bene, e queste sono tutte le informazioni generali sulla mid season, quindi ricordiamoci questo pannello qua in alto al centro, del suo funzionamento, come completarla e dove consultare le sue informazioni e reward. Altre due piccole note
che vi posso dare al riguardo sono che, riguardo l'ora italiana, la mid-season termina ed inizia alle ore 17, quindi nel caso vi interessi una nuova mid-season o stia per terminarne una e volete fare gli ultimi punti, ricordatevi che le 17 del giorno in cui termina è lo scoccare della fine o dell'inizio di una mid-season, ed inoltre che tutti i miner che verranno dati ai giocatori dalla mid-season, che potete consultare nella lista messa dagli utenti della community sul Discord, durante le prime ore di una season tendono a scendere molto di valore nel marketplace. Quindi nel caso vediate tra i reward qualche miner che vi interessa, aspettate l'inizio della mid-season e dopo un po' andate a vedere nel marketplace se è sceso di prezzo o meno, e nel caso acquistatelo. Queste sono due piccole tattiche per, anche se non completate la mid-season, trarne del vantaggio in qualche modo. Detto questo, spero di non essermi dimenticato nulla ed è tutto riguardo alla mid-season. Vi ripeto che ci sarà un video a breve su cui sto lavorando, sul come completare la mid-season e tutte le varie strategie che la gente utilizza per completarla. Questo dovrebbe essere solo un video informativo sul come funziona. Vi ricordo che in descrizione trovate tutti i miei link, oltre a un link per iscrivervi a Rollercoin e ottenere 1000 satoshi di benvenuto. Io vi ringrazio tantissimo per la visione, vi auguro un fantastico resto della vostra giornata, vi do un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!